Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con Robocop il Cyborg Alex Murphy, un cyborg alto circa 62 cm, edizione De Agostini. Uscite previste per il completamento di questo modello sono 100, l'uscita è la numero 61. Intanto ringrazio tutti i miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano e anche grazie con tutto il cuore alle persone che condividono i miei video nei gruppi dedicati. Più di 30 condivisioni ho avuto l'altra settimana, grazie a voi. E alle persone invece che mi guardano, sempre che ne abbiano piacere, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist dove potrete trovare altri modelli e non soltanto di cyborg. E infine, se ci fosse qualcuno interessato al montaggio del proprio modello, mi contatti privatamente. Grazie. Qui troviamo la sesta parte della vita, sezione esterna, e un bel pezzo in gomma, guardate che bello. Questo dobbiamo calzarlo così, questa è la parte anteriore e questa è la parte posteriore. Vediamo se riesco a inquadrare. Ecco qui. Semplicemente così. Però deve inserirsi bene. Sì. Quindi voglio controllare bene, non so se si vede, si vede? Si vede. Finché non esco dalla immagine si vede, poi devo solo capire. Ah sì, ok, nessun problema, ecco, guardate, questo deve rimanere proprio così, non cercate di inserirlo come stavo facendo io, perché abbiamo la stessa distanza qui, vedete, tra queste due linee, e poi questa con questa invece che in plastica ci dà lo stesso disegno qui, vedete, quindi è corretto così. Praticamente abbiamo già terminato il numero 61. Numero 62. Ecco qui, non c'è assolutamente nulla da montare. Il pezzo è bello esteticamente, ma sicuramente di una plastica molto scadente, troppo sottile e rigida. Bisogna fare molta attenzione quando si avvitano le viti a non rompere i perni. E assolutamente ricordo di non usare mai nessun lubrificante per queste viti che vanno avvitate nella plastica quando volete magari creare i filetti, sempre senza olio, mi raccomando. Il numero 62 è così terminato. Io l'interno dei fascicoli ve li ho fatti vedere nel video unboxing. Numero 63.
Ecco qui. Mi manca la staffa. Eccola qua. Una serie di viti EP, ne prendo 2. Questo devo metterlo in questa maniera, non vi potete sbagliare. Qui abbiamo questa depressione qui che dove vanno inseriti i perni e questo segmento che poi va contro i bordi qui dietro della cassa dell'altoparlante. Quindi vediamo se la plastica è tenera. Questa vite è decisamente lunga, anche considerando questo, vediamo. Ok, la mia paura è che molte volte controllatele sempre le viti, altrimenti vi possono uscire anche da dietro e non fidatevi mai. Può capitare che ci sia una vite più lunga e rovinate il pezzo. Creo solo l'invito, non vado fino in fondo. Se per errore qualcuno ha usato un lubrificante per crearsi i filetti, andatevi a vedere le plastiche. È possibile che si siano rotti tutti i perni in plastica, quindi attenzione. Non tocchiamo assolutamente la membrana sopra. Ci dicono di posizionarla così e io così la metto con i fili da questa parte. Ecco. Non tiratela più dai fili adesso. Centratela bene, vedete che è storta? Guardate. Guardate il bordo di metallo. Avete visto? Fate attenzione a questi particolari. Tutto fa la differenza. Allora, guardate, io sono andato fino in fondo, però la staffa è veramente troppo piegata in avanti, non so se si vede. Non serve avvitarla molto. Questo non deve potersi muovere, ovviamente fate così, non deve ballare. Altrimenti quando poi sentirete il sonoro lo sentirete male, lo sentirete vibrare, quindi attenzione. Svitate, arrivate in battuta, basta, così. Fate questo lavoro qui, non deve assolutamente ballare, mi raccomando. Questo è stato fatto. Numero 64.
sempre le viti EP. Beh, questo fatto è alquanto, diciamo, curioso. Vi faccio vedere una cosa. Qui ci dicono di mettere il filo verso la parte sinistra, non so se vedete. Però qua vedo che il filo esce a destra e se vado a vedere com'è posizionato qua il filo è a destra. Quindi ecco, io cercherò di portarlo più a destra, questo. Vediamo un po'. Questo comunque deve uscire solo così. Allora, voglio fare una prova. No, così no. Così. Più di così non lo posso mettere a destra. Adesso vi faccio vedere. Sempre centrarlo bene, eccolo qua. Bisogna fare attenzione a centrarlo bene. Guardate. Io ho fatto arrivare la plastica qui, prima della saldatura a stagno, perché così sono sicuro che il segmento sotto, quello che vi ho fatto vedere prima, va contro la battuta di metallo e questo non deve assolutamente ballare. Ora, questo mi dice che va così, con il filo che passa da questa parte. Adesso qua bisogna fare attenzione perché nel disegno, fatemi dare un'occhiata un attimo. Ok, faccio passare allora il cavo qui così, però prima lo addrizzo qua. Non tirate i fili, perché io sono in grado di saldarli, ma sarebbe un peccato se poi voi non siete capaci e si staccano. Ecco, così. Adesso devo mettere 4 viti EP, prendo quella che ho avanzato prima, più altre 3, e siamo a posto. Faccio la stessa cosa, mi creo i 4 filetti qui. A fare attenzione alla cassa che è magnetica e poi si attira la vite. Bene.
Prima di mettere le viti dovete sempre controllare che tutto combaci bene, altrimenti rischiate di rompere il pezzo. Ad esempio qua. Ecco, avete sentito? Se voi mettete le viti senza controllare, rischiate di rompere poi quando avvitate. Adesso metto una vite qua, senza stringere, e la metto qua, perché ho centrato i due perni bene. E adesso vado a lavorare sugli altri due. Non si vede molto bene dalle immagini, ma io sto guardando attraverso qui, dove abbiamo il collo del pezzo che va sui due perni, che deve andare perfettamente in battuta. Dovremmo esserci. Dovete fare attenzione a queste cose, perché poi vi fate la domanda alla fine e dite: come mai il modello non chiude bene? Non chiude bene per questo motivo, perché magari siete alti qui perché non è andato perfettamente dentro la sua sede dedicata. Queste cose sono importanti. Non dovete solo avvitare, dovete guardare quello che fate, mi raccomando. Queste sono plastiche che non vi permettono errori, se sbagliate vi si rompono. Guardate che io non sto stringendo forte, anche se vi sembra, io sto arrivando in battuta contro la plastica e basta. Non serve stringere forte, fate solo danno. Questo è il filo che poi ci servirà da attaccare nella scheda elettronica. Qui è perfetto. Bene, direi che anche questo montaggio è terminato. Numero 65. Eccolo qui. Nel 65 troviamo il circuito stampato, quindi la nostra bellissima scheda, più che altro funzionale, più che bellissima, ed è quella che poi riprodurrà tutti i suoni e sicuramente anche delle parole che lui ripeteva, il nostro Alex Murphy, nelle scene forse più belle, no? Che ne so, potrebbe anche dire: vivo o morto, tu verrai con me. Poi sentiremo. Prendiamo il circuito insieme, perché voi siete sempre la parte integrante del canale. Ecco perché uso questa forma plurale, come più volte ve l'ho spiegato. All'interno troviamo 4 rondelle. Sono in plastica. La scheda eviterei di toccarla quanto più possibile, però qua abbiamo la C. Stavo pensando, mi conviene attaccarla adesso o dopo? Ma anche dopo vado bene. Allora, prendiamo le viti QP, ce ne servono 4. Uso il cacciavite con la punta più piccola, perché sono più piccole queste teste a croce qui. La lettera C va da questa parte e va posizionata così qua al centro. Quindi mi vado a, anche se secondo me provo, ma non serve perché è molto piccola questa vite, quindi quasi sicuramente non servirà a fare questo. Vediamo, ve lo dico subito. No, non serve. Infatti. Allora, la scheda potete toccarla qua sui ricettori,
ma evitate di mettere le dita sugli integrati e sui dio di qua, evitiamolo se possibile. Quindi faccio così, ecco. Si calza perfettamente bene, pensavo che non entrasse nei perni, invece sì. Così. Questo vado bene a metterlo dopo, vediamo. No, vado bene a metterlo prima. Quindi lo metto prima questo. È molto più semplice. Ecco qua. Allora, vi dico subito, i contatti, adesso avvicino l'immagine, sono corretti quando voi li avete rivolti verso l'alto. Vedete i due contatti metallici? Se io la giro da questa parte è liscio. Ecco, devono stare verso il vostro viso, ovviamente anche quelli che metteremo successivamente, e li inserisco così. Avvicino ma non spingo, ma con il dito pollice e il dito indice prendo il pezzo e con l'unghia lo calzo. Avete visto? Così non ho assolutamente spinto la saldatura sul circuito. Ecco qua. Adesso prendo la mia prima vite . State attenti perché è un attimo a spanare il filetto, ma vi ho fatto vedere come si fa. Prendete un buon cacciavite calamitato, svitate la vite, scaldate la vite con l'accendino appena appena, avvitate fino in fondo subito senza spingere, avvitate veloce, lo lasciate raffreddare 20 secondi, senza svitare, stringete ancora un po' e siete a posto. Però ve l'ho fatto vedere, se mi seguite senza andare avanti veloce queste cose le vedete, altrimenti non so cosa dirvi ragazzi. Il montaggio anche questo è terminato. A questo punto come sono indietro rispetto a tanti canali, sono indietro anni luce. Ecco qua. Questo poi va messo così. Sto controllando se si vede qualcosa oppure no. Ecco. Vi volevo far vedere anche lo sgancio rapido della coscia. Dove c'è ovviamente la pistola. Ok, siete pronti? All'interno qui c'è un perno, guardate, eccola qui. Carina.
è tutta in plastica, ma comunque la sua figura la fa. Tra l'altro c'è anche il caricatore estraibile. Ecco. Bene ragazzi, io vi ringrazio del vostro tempo, però stavo pensando, no niente, lo chiuderei qui e beh, a questo punto vi faccio vedere cosa ho montato. Volevo anche montare la base premium, l'uscita numero 7, ma poi veramente il video diventa troppo lungo. Vi faccio solo vedere allora dove sono arrivato con il montaggio fino a questo momento e poi ci salutiamo. E mi raccomando, seguitemi anche perché vado a montare adesso, come vi ho appena detto, un altro elemento importante della base premium, che poi è una forma geometrica ottagonale. Allora, questo è quello che ho montato fino all'uscita numero 65. Questa è la base che danno a tutti, eccola qui, che è meglio di niente. C'è anche l'asta di sostegno e guardate, invece questa è la parte della base premium. Eccola qua, vedete la differenza? È tutta un'altra cosa. Quella anche di Robocop è meravigliosa. Qua hanno usato il metallo sotto e la plastica sopra, lì hanno usato tanto metallo, la plastica sotto in quella di Iron Man e il metallo sopra. Sarebbe stata anche una cosa bella se avrebbero dato anche più corpo, se avessero anche fatto i frontali qui tutti in metallo invece che in plastica, però devo dire che una volta montata sicuramente farà il suo bel figurone. Quindi questa adesso la leviamo un momento, ecco qui. Questo poi sarà così. Questo probabilmente fa da cassa armonica, perché l'altoparlante chiuso così, se non ci mettiamo anche questo sopra, vedrete che se lo farete funzionare senza questo e poi appoggiate questo sopra, tutto cambia. Però per adesso non faccio nulla, ovviamente non posso fare nulla. Qui poi ci sarà un'altra appendice calamitata, ve la ricordate? Quella con il punteruolo qui, un'altra arma micidiale di Robocop. Questo gira, flette anche qui. Ho dovuto lavorare tanto sulle dita per poter impugnare la pistola in maniera ferma. Provate a mettere la pistola qui nella vostra mano destra, a chiudere le dita e vedete se vi riesce a stare. Non credo. C'è veramente tanto da lavorare per poter permettersi di mantenere la pistola impugnata bene. Io vi ho fatto vedere anche dei video dove la pistola è impugnata e sta perfettamente bene. Ok, io adesso ho finito davvero. Vi ringrazio del vostro tempo, un abbraccio a voi, un saluto a tutti i vostri cari più cari, un saluto anche a voi ovviamente. Michelangelo in questo video non si è visto, il mio gatto tigrato meraviglioso. Bene, io adesso vado a prepararmi il video del montaggio numero 7 delle 10 previste della base premium e quindi se avete piacere continuate a guardarmi, anche perché poi sto preparando i video del Mazinga Z, della Ford Gran Torino di Starsky Hutch, della Ferrari 330 P4 e domani uscirà la Audi 4 da rally, vincitrice del Rally di Monte Carlo del 1984 con il pilota Walter Rohr e il suo navigatore copilota Christian, e sempre domani uscirà la Lancia Stratos, un altro numero della Livrea d'Italia, che vinse nel 1976 il Rally di Monte Carlo con il grande, meraviglioso Sandro Munari,
al quale faccio tantissimi auguri affinché possa migliorare con la salute, perché so di lui che non sta bene, e di questo veramente sono tanto dispiaciuto, tanto dispiaciuto. Forse riuscirò a portare il mio modello a farglielo vedere, sicuramente ne avrebbe un immenso piacere. Ho un amico al quale sto montando un modello che suo papà lo conosce, perché hanno fatto qualche gara insieme, anche se con macchine diverse. Mi piacerebbe tanto fargliela vedere, poi chissà, magari anche qualcos'altro. E quindi faccio tantissimi auguri al grande Drago, e con il suo anche copilota navigatore Silvio Maiga. Grazie a tutti, ciao ragazzi.